La natura ci sorprende con la sua semplicità. I colori, i suoni, gli odori, le sensazioni tattili ci parlano. I nostri sensi si risvegliano da lunghi periodi in cui sono rimasti atrofizzati nei soliti gesti, nella solita routine, nel solito caos. Entri in un bosco e la natura ti abbraccia, l'umidità sale e ti avvolge, il coro degli uccellini ti punzecchia le orecchie, il percorso irregolare di rocce e terra ti costringe a essere presente, se no cadi. Percorrere un sentiero di montagna ha molti benefici, non solo per il nostro corpo, ma anche per la nostra anima. Eccone alcuni. Partiamo da quello più scontato eppure importantissimo: respirare aria pura. Immagina quante ore trascorre in un ufficio, chiuso tra quattro mura respirando aria viziata. Se lavori in un centro commerciale non hai neanche le finestre, non vedi neanche il sole, e io ci ho lavorato, lo so bene. Stessa situazione in certe fabbriche, e sono solo degli esempi. Se desideri respirare a pieni polmoni aria buona, addentrati in un bosco. Sotto le fronde degli alberi l'aria è davvero più pura, perché gli alberi funzionano come enormi impianti di filtraggio. Le foglie e gli aghi sono sempre esposti alle correnti d'aria e catturano grandi e piccole particelle in sospensione. Le impurità dell'aria vengono trattenute dalle corone degli alberi del bosco. Le sostanze nocive, come la fuliggine, la polvere che il vento solleva dal suolo, il polline, gli idrocarburi tossici e i composti dell'azoto prodotti dall'uomo si concentrano sotto le chiome degli alberi, proprio come il grasso nel filtro della cappa della cucina. La montagna ci riconsegna la nostra responsabilità. Viviamo in una società che ci ha reso più pigri e grassi. Usiamo l'auto per percorrere pochi chilometri, prendiamo l'ascensore per evitare un piano di scale da salire o addirittura da scendere, una situazione che vedo in tanti alberghi quando accompagno dei gruppi di viaggiatori, ascensori intasati da turisti che non sembrano neanche considerare l'alternativa delle scale. Utilizziamo delle app per farci portare il cibo a casa. Se sei stanco, ci sono infinite possibilità che facilitano i tuoi spostamenti. Se decidi di fare un trekking in montagna, non è così. Prima di partire devi informarti sul percorso, devi conoscere le tue capacità e le tue energie, devi saperle dosare, puoi basarti unicamente sulle tue forze. Spesso non c'è internet, non ci sono mezzi di trasporto, ci sei solo tu in sfida con te stesso. Non te la puoi prendere con un treno in ritardo o con il traffico, se arrivi o non arrivi dipende solo da te. E c'è molto bisogno in questa società di sentirsi responsabili delle proprie azioni, senza scuse e senza ma, di confrontarci con noi stessi e solo con noi stessi. Camminare nella natura ci riporta al presente. In montagna c'è la bellezza della natura, un fiore che non avevi mai visto, il maestoso profilo di una montagna che ti fa sentire piccolo, la melodia di una cascata. Tutto questo attiva la tua curiosità, ti rende vigile. In montagna c'è anche il pericolo di un sentiero esposto, di un percorso scosceso o di un tracciato senza segnaletiche che può farti perdere. Sei presente nella bellezza e nel pericolo. Forse sto abusando della parola pericolo, ma sicuramente ci deve essere attenzione, altrimenti rischi semplicemente di cadere. E finalmente sei solo tu, senza che i pensieri ti portino altrove, nel futuro o nel passato. La mente è occupata a rimanere accorta, non c'è spazio per altro. Addentrarci in un bosco significa entrare in un mondo misterioso. Lo sai che gli alberi comunicano attraverso le sostanze odorose? In Africa, per esempio, le giraffe brucano la chioma delle acacie, che non apprezzano per nulla tale trattamento. Per liberarsi dei grossi erbivori, nel giro di pochi minuti le acacie depositano sostanze tossiche nelle proprie foglie. Le giraffe lo sanno e cercano altri alberi, ma l'acacia
da loro brucata esala come avvertimento un gas, in questo caso l'etilene, che segnala agli alberi della stessa specie presenti nei paraggi il pericolo incombente. Come risposta, anche tutti gli individui così preallertati inviano alle foglie sostanze tossiche per prepararsi all'attacco delle giraffe. Chissà quante volte ci siamo trovati in un bosco circondati da profumi di piante e animali di cui ignoravamo il messaggio. Alcuni scienziati hanno dimostrato che gli alberi si consociano tramite le radici, un vero e proprio sistema intrecciato di radici che collega fra loro la maggior parte degli individui della stessa specie presenti in una foresta. Si è scoperto che lo scambio di sostanze nutritive e l'aiuto tra gli alberi vicini in caso di necessità sono la regola e sono giunti alla conclusione che le foreste sono dei superorganismi, ossia strutture analoghe a un formicaio. Non è fantastico tutto ciò? Camminare in un bosco vuol dire veramente entrare in un mondo fatto di equilibri e il nostro subconscio lo percepisce. Questo spiega il senso di pace che spesso ci avvolge quando decidiamo di passeggiare in un bosco. Non è solo il silenzio interrotto dal canto degli uccellini o dallo scricchiolio delle foglie sotto i piedi a riequilibrare il nostro stato emotivo. C'è un arcaico senso di appartenenza al mondo. Siamo come i nostri antenati in quel momento, siamo di nuovo al semplice contatto con la realtà da cui siamo stati generati. Il trekking in montagna ci regala un dolce riposo. La stanchezza di una giornata in montagna regala un sonno ristoratore che poche altre attività umane possono regalarti. Quanto è amorevole il richiamo del letto e delle sue coperte dopo una camminata in montagna. Quanto è meraviglioso abbandonarsi al sonno. Il corpo trova finalmente riposo con una mente svuotata di pensieri. Potresti dire lo stesso dopo una giornata in ufficio? Quante volte ti sei rigirato nel letto senza trovare pace, senza riuscire a zittire i pensieri? Un libro che ti consiglio di leggere è La vita segreta degli alberi. Cosa mangiano, quando dormono e parlano, come si riproducono, perché si ammalano e come guariscono, di Peter Wohlleben. Un testo di facile lettura che ti accompagna alla scoperta dei segreti del bosco e non solo, ti lascio il link in descrizione. Nella tua agenda non dovrebbe mai mancare un appuntamento con la montagna o con il bosco o almeno con il parco vicino casa. Circondati della bellezza della natura, regalati un po' di serenità.